Per la rubrica Alternative economiche allo Shure SM7B, oggi facciamo l'unboxing di questo, ovvero il T-Bone MB7 Beta. Iniziamo! Oggi facciamo l'unboxing di questo microfono, ovvero il T-Bone MB7 Beta, che mi è stato inviato dai ragazzi di T-Bone, che ovviamente ringrazio, e i quali non mi influenzeranno in alcun modo in questa review. E questo microfono promette di essere un'alternativa economica al leggendario Shure SM7B. Facciamo l'unboxing in questo video, poi lo testeremo, lo proveremo e prossimamente vedrai anche un video nel quale testerò questo contro lo Shure SM7B. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, attiva la campanellina in modo che sarai sempre aggiornato sui miei prossimi video. Facciamo l'unboxing. Allora, diversamente dagli altri microfoni T-Bone che hai visto su questo canale, questo qui la prima cosa che notiamo è che non ha la valigetta in alluminio, in metallo, insomma quella valigetta resistente bella. Ok, costa anche molto meno rispetto agli altri microfoni, quindi perdoniamo T-Bone. Allora, troviamo le istruzioni, poi troviamo l'adattatore per attaccarlo al braccio del microfono. Questo è in metallo, quindi non è quelle schifezze in plastica, ma è in metallo. E qui abbiamo il microfono. Ok, dalla confezione non esce la spugna. Ok. Allora, questo è il microfono. Allora, la prima cosa che noto è che è molto piccolo. È un microfono veramente piccolo, relativamente leggero, e rispetto agli altri microfoni T-Bone, che sono veramente pesanti, ma nel senso non negativo, ma in senso positivo, questo è sicuramente molto più leggero anche come costruzione. Ok, come vedi ha soltanto la porta XLR, quindi non ha nessun tipo di regolazione. E questo qui è ovviamente per attaccarlo all'asta, quindi aggiungere il nostro adattatore. Allora, il microfono è carino, perché poi, vedi, è molto clone, no? Si vede che è diverso rispetto all'SM7B, però è abbastanza carino. Volevo vedere se lo specificano nelle istruzioni. Allora, questo qui... No, ok. Allora, questo microfono ha un pattern polare cardioide, questo avevo dimenticato di dirtelo. Che vuol dire? Vuol dire che è molto ricettivo davanti, meno ricettivo di lato e quasi niente dalla parte posteriore. Questo è molto positivo perché, diciamo, questo pattern polare è quello che viene più spesso utilizzato appunto per far podcast, radio, eccetera, eccetera. Ovviamente su questo canale parliamo solo di podcast, quindi... perché se no dovrei dirti che anche nel cantato questo è un pattern polare molto utilizzato, però noi ci fermiamo, diciamo, al mondo del podcast, del radio, del voice over, eccetera. Allora, le istruzioni sono in tedesco e in inglese. Ok, dinamico, cardioide, sensibilità, l'impedenza, frequenza di risposta. Allora, pesa 450 grammi, quindi è molto leggero. Pensa che il Rode PodMic pesava 950 grammi. Questo qui pesa 4,50, quindi la metà, ok? Non c'è in nessuna indicazione sul rumore di fondo, quindi sul self noise. Questa è una cosa che non sempre quando non c'è è negativo, cioè spesso tu pensi che non lo mettono perché è negativo. Invece molte volte è capitato che non ci fosse questa indicazione nonostante ci fosse un self noise molto interessante. Quindi non so, lo proverò. Lo testerò e ti farò sapere. Quindi questo è un unboxing molto breve perché alla fine ti sto presentando semplicemente il microfono che, devo dirti la verità, mi ha stupito per la dimensione, perché guarda, è molto piccolo. Il peso 450 grammi, quindi vuol dire che è molto leggero. La sensazione che avevo all'inizio quando l'ho tirato fuori dalla plastica è stata confermata. Sono però curioso di sentirlo perché sembra un microfono interessante. Ho visto un po' di recensioni in rete, e non tantissime in realtà, e credo possa essere interessante come microfono, come alternativa low cost per chi vuole. Stavo notando che la griglia non è in
non è di quelle super resistenti. Ok, vabbè, ci sta, un microfono economico, quindi va bene lo stesso. Stavo dicendo, questo microfono potrebbe essere interessante per chi vuole un'alternativa economica allo Shure SM7B, ma anche per chi vuole questo fattore di forma, no? Per cui è molto, vedi, messo così è molto molto carino. Bene, quindi che dirti? Penso di averti raccontato tutto, soprattutto di avertelo fatto vedere. Ora non vedo l'ora di testarlo, quindi faremo un video su questo microfono e poi altri video di comparazione con questo microfono con altri microfoni, tra cui il leggendario Shure SM7B. Bene, che dirti? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!